Questo sentiero finisce in un altro paese, letteralmente però. Un cancello, un cartello e sei in Svizzera. Ma il bello è tutto quello che si incontra prima di arrivarci. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Il nostro giro di oggi parte da Cerano d'Intelvi, un paese che a prima vista sembra uno dei tanti borghi della valle, e invece ha dato all'Europa alcuni dei migliori costruttori della sua storia, e non solo. In poco più di 18 km, infatti, toccheremo un confine di Stato e un rifugio che ha cambiato mestiere 3 volte. Cerano d'Intelvi, 600 abitanti circa, uno dei paesi più piccoli della valle. Ma da qui, per secoli, sono partiti alcuni dei migliori costruttori d'Europa. Li chiamavano magistri comacini e più tardi magistri intelvesi. Erano squadre organizzate di architetti, muratori, scalpellini, stuccatori e pittori, che si spostavano insieme di cantiere in cantiere, in tutta Italia e anche fuori. Si partiva giovanissimi, bastavano 12 anni al seguito di un padre o di un nonno per cominciare a imparare il mestiere sui ponteggi. Ogni paese della valle aveva la sua specialità. A Schignano si formavano gli scalpellini, a Laino gli stuccatori, gli scagliolisti, quelli che lavorano la scagliola, un impasto di gesto e pigmenti che imita il marmo. A Castiglione i decoratori. E qui a Cerano c'è ancora un piccolo museo dedicato proprio a questa tradizione, il Museo dello Stucco e della Scagliola. Uno dei nomi più importanti è quello di Santino Solari, architetto intelvese. Costruì per il vescovo di Salisburgo un intero palazzo in appena un mese. Lo chiamavano non a caso la palazzina del mese. E se alzate lo sguardo su quel campanile, non state guardando solo un campanile. È la torre di Teodolinda e un tempo faceva parte del sistema difensivo della valle. Oggi è finita dritta nello stemma del comune. Ma la storia che preferisco su Cerano è un'altra ed è quasi incredibile. Lo sapevate che la Transiberiana, la ferrovia più lunga del mondo, ha radici proprio qui? Tra i tecnici coinvolti nella sua costruzione c'era Flaminio Pagani. Insieme a un socio gestiva un'impresa di appalti ferroviari e diversi tecnici e operai specializzati nella lavorazione della pietra, partiti proprio da questa valle, lavorarono alla costruzione di quella linea sterminata in Russia. La casa dove viveva esiste ancora oggi, con un'iscrizione che ricorda tutti i cantieri in cui ha lavorato. Pensateci, da un paesino di poche centinaia di anime della Valle Intelvi fino alla Siberia. Pian delle Alpi, 964 metri, e tra poco la strada asfaltata finisce e comincerà lo sterrato. Questo non è un posto qualunque. Per secoli chiunque dovesse valicare questa montagna per commercio, per lavoro o per necessità passava esattamente da qui. Non c'era altra via. Oggi c'è un'area picnic e un piccolo ristoro, il Crotto Pian d'Alpe, ma il ruolo di questo posto come punto di passaggio obbligato verso il crinale di confine non è cambiato di una virgola in 400 anni. Da qui in poi il paesaggio cambia completamente. Si lascia il bosco fitto di faggi che abbiamo attraversato salendo da Cerano e si entra in una conca più aperta, quasi un pianoro d'alta quota. Da qui partono diversi sentieri,
uno verso il monte San Zeno, uno verso Erbonne e quello che prendiamo noi oggi, verso il passo Bonello. Vale la pena fermarsi un attimo prima di ripartire. È l'ultimo punto comodo prima che il sentiero cominci a salire sul serio. Ok, comincia lo sterrato di qua verso Bonello. Da Pian delle Alpi al passo Bonello sono circa 1,5 chilometri, ma si sente tutto. La pendenza è sull'8-9%, forse anche 10 in alcuni punti. Non è impossibile, ma è sempre presente. Il fondo, lo vedete dalle immagini. Mi è capitato anche di trovare ragazzi che salivano con una gravel. 1108 metri e un cancello chiuso che segnala la fine dell'Italia. Qui accanto all'Alpe Bonello c'era una vera e propria casa delle guardie di confine, perché per quasi un secolo questo crinale non è stato solo un confine sulla carta, ma una linea da sorvegliare giorno e notte. Vi rimando allo scorso episodio, quello sulla rotta dei contrabbandieri. Una sosta veloce prima dell'ultimo pezzo di salita, la panchina panoramica. Se il tempo è dalla nostra parte, da qui la vista si apre bella libera verso la Valmara e le montagne del versante svizzero. Un buon punto per tirare il fiato un attimo. Un paio di punti bisogna scendere e spingere sulla bici perché anche volendo è un po' scomodino. Il rifugio Prabello nasce alla fine dell'Ottocento con tutt'altra funzione. Era un albergo pensato per la villeggiatura di una clientela facoltosa in cerca di aria buona lontano dalla città. Poi arriva la Prima Guerra Mondiale. Con la costruzione della linea Cadorna, la frontiera nord, lo stesso sistema difensivo di cui vi avevo parlato nell'episodio dedicato, questo edificio viene requisito. Diventa prima un ricovero per i lavoratori impegnati a scavare le trincee e subito dopo una vera e propria caserma della Guardia di Finanza. Un presidio strategico per controllare il confine e, ovviamente, contrastare proprio quel contrabbando di cui parlavamo un attimo fa al passo Bonello. La caserma resta attiva fino alla fine degli anni 70, poi l'abbandono per un decennio. Negli anni 80 il CAI di Como lo recupera e lo restaura, fino a trasformarlo nel rifugio che vedete oggi. Un'ultima chicca: se vi allontanate di poco dall'edificio trovate una nevera, una costruzione in pietra a forma cilindrica, usata come frigorifero naturale. Ci si conservava la neve caduta d'inverno, per refrigerare il cibo durante l'estate. Da albergo di lusso a caserma di frontiera a rifugio escursionistico. In poco più di un secolo questo edificio ha cambiato vita 3 volte. Si torna giù. Lo sterrato è un po' come quello dell'andata, però ora è tutta discesa. Un paese di costruttori partiti a piedi per l'Europa, un confine attraversato di notte da chi non aveva altra scelta, un rifugio che ha indossato 3 uniformi diverse in un solo secolo. Tutto racchiuso in poco più di 18 km di bici, ed è proprio per questo che continuo a girare per queste valli. Le storie qui si nascondono ovunque. Ok ragazzi, il giro di oggi termina qua. Se vi sono piaciute le storie, iscrivetevi al canale, che presto ne arriveranno di nuove. E ditemi nei commenti, voi li conoscevate i magistri intelvesi?